Benvenuti alla Verona, al centro sportivo Mario Gavagnin, Sinibaldo Nocini di Verona, per questo incontro tra la Verona Baseball e la New Rimini. La gara inizia alle 15, abbiamo già le formazioni, adesso ve le trasmetto. Allora, sono Enrico Bonemei, oggi sono solo in diretta, speriamo che vada tutto bene. Per il Verona abbiamo primo nel line-up in posizione 4, numero 2 Bonamini Andrea, in posizione 7, numero 2 del line-up, numero 13 Rampo Elia, poi abbiamo il DH numero 10 Orash Andrea, prima base col numero 54 Martignoni Andrea, poi c'è terza base numero 30 Nifosi Matteo, e posizione 6 interbase numero 27 Piccoli Davide, poi abbiamo in posizione 9 Mondo Marco, poi abbiamo in posizione 2 De Boni Filippo, ricevitore, posizione 8 esterno centro Mosconi Leonardo, lanciatore Aldegheri Mattia e John Cortese è il manager. Invece per quanto riguarda la New Rimini ci schieriamo in questa maniera qui, posizione 3 numero 56 Baro Angel, posizione 9 esterno destro numero 23 Sciacon Leandro, in posizione 2 ricevitore numero 38 Baccelli Marco, posizione 6 numero 17 Pulzetti Luca, il DH numero 42 Bonemei Davide, posizione 7 quindi esterno sinistro numero 0 Gabriele Andrea, terza base numero 5 terza base quindi posizione 5 numero 24 Cifalino Thomas, esterno centro il numero 53 Pini Romano, il seconda base numero 27 Perazzini Enrico e il lanciatore partente è Aiello Tommaso. Il manager è Dorian Castro per la New Rimini. La gara inizia alle 3, tra una decina di minuti, adesso andiamo in pubblicità.
Allora, bentornati a questa diretta da Verona. Abbiamo Iacono, l'arbitro di casa, e Figini sulle basi, scambio di documenti tra i manager. Il manager è Dorian Castro per la New Rimini e invece John Cortese per il Verona. Vengono dettate le regole di campo. Penultima partita casalinga del Verona, che oggi avrà di fronte New Rimini. L'incontro sarà diretto a casa base dal signor Iacono e sulle basi il signor Piccini.
Baro è stato eliminato in prima, scusate ma sono le telecamere che hanno spostato di sopra. Abbiamo Chacon nel box di battuta. Abbiamo 3 ball, 2 strike, conto pieno. Foul la palla. Colpisce in prima, è eliminato. Salvo in prima, Chacon. Scusate, ma sto sistemando la telecamera, non ho potuto switchare. Spero di piazzarmi a breve. Chiamato salvo questo arrivo in prima base, nel box battuta, sulla prima occupata, Marco Baccelli. Marco Bacelli nel box di battuta. Dai Mattia! È una valida per Marco Bacelli, che arriva in seconda. Chacon viene a casa, scivola, salvo. Primo punto entrato per Marco Bacelli, con un doppio in piedi. Una battuta profonda per un doppio, quindi a casa del punto numero 1 per il lungo. Adesso abbiamo Luca Puzzetti, oggi gioca interbase, con un eliminato, Luca Puzzetti. Primo strike su Luca Puzzetti. Andiamo Mattia! Ricordiamo il lanciatore è Mattia Adelgheri. Colpisce una palla e preda dell'esterno centro e quindi Luca Puzzetti è il secondo eliminato. Ora il DH Davide Bonemei col numero 42. E la palla è cascata proprio dietro. All'esterno centro, due eliminati nel box battuta, Davide Bonamè, fattore del eliminato.
Ricordiamo la prestazione della New Rimini Under 18 oggi, questa mattina, che durante la gara a Imola, Ozzano si è qualificata per la seconda fase con l'Under 18 e quindi non giocherà al 31, dopo le gare del calendario ve le daremo più avanti. La prima palla è uno strike su Davide Bonemei, quindi complimenti a Gilberto Zucconi, Mimmo Zucconi e tutti i ragazzi dell'Under 18 della New Rimini che si sono qualificati alla seconda, quindi alla prima eliminatoria si sono qualificati terzi. Seconda palla è un ball a palla bassa, uno strike, un ball, il conto su Bonemei. No, 2 ball, scusate, uno strike e 2 ball. 2 out. Palla alta, 3 ball, 1 strike, conto. Una piccola visita del ricevitore che è De Boni Filippo, numero 8. Base su ball per Davide Bonemei. Abbiamo Gabrielli Andrea, esterno sinistro, in questa gara 1. Quindi abbiamo in base sia Marco Bacelli che Bonemei Davide, 2 eliminati. La prima palla è uno strike su Andrea Gabrielli. Gira questa palla senza impattarla, si carica del secondo strike. Grande vantaggio per il lanciatore, 2 strike, 2 out. Gira questa palla, forse destinata alla zona di ball, è un K con swing. Si conclude qui il primo inning per la New Rimini con un punto segnato e 2 uomini lasciati sulle basi. Andiamo in pubblicità.
Siamo in diretta da Verona, abbiamo la batteria che si compone della New Rimini con Aiello Tommaso e Bacelli Marco, poi abbiamo in prima base Baro, scusate la formazione ve la do dopo. Allora in battuta abbiamo Bonamini Andrea, seconda base numero 2. La prima palla è uno strike che guarda senza girare. Seconda palla è un ball. La terza palla è uno strike che come il primo guarda senza girare la mazza. Quindi il conto è 2 strike, un ball. Questa palla è un ball, 2 strike. Gira questa palla a sinistra ed è presa al volo da Gabrielli Andrea, eliminato in F7. Bonamini Andrea eliminato F7. Ora abbiamo Rampo Elia, il numero 7, e il numero 13, posizione 7, esterno sinistro. La prima palla è un ball, basso, esterno. La seconda palla è sempre un ball. La terza palla è uno strike, 2 ball, 1 strike. Colpisce questa palla verso l'esterno ed è preda ancora di Gabriele Andrea, quindi è un altro F7,
un altro F7 per Rampo Elia, che è il secondo eliminato. Ora abbiamo Orash Andrea. La prima palla è un ball. La seconda palla è uno strike girato senza impatto, quindi 2 strike, un ball il conto. È un ball questa quarta palla, 2 ball, 2 strike il conto. Niente da fare, giudicata ball, quindi conto pieno su Orash Andrea, il DH, numero 10 del Verona. Colpisce questa palla, è una valida, è un singolo a sinistra. Prima valida per il Verona. Su questa singolo di Martignoni Andrea, Orash raggiunge la terza base. Ora abbiamo Nifosi Matteo col numero 30, terza base del Verona nel box. Tentativo di pick-off riuscito, quindi Martignoni Andrea raggiunge il sacchetto di seconda base.
Quindi il Verona si trova con Orash Andrea in terza e Martignoni Andrea in seconda base. Ricordiamo 2 out in questo momento. Chiusa la porta a destra, è rimasta, si era aperta la porta. Sospeso un attimo il gioco. Si riprende. Questa prima palla è giudicata ball dall'arbitro. Questa seconda palla è ancora un ball, quindi 2 ball e uno strike, conto. Questa palla è uno strike, quindi 2 ball, 2 strike, il conto su Martignoni Andrea, che si trova con 2 uomini in posizione punto, quindi è chiamato sicuramente a fare qualcosa di buono per la sua squadra. Una valida, una palla persa porta sicuramente il punto a casa, almeno un punto. Tempo chiamato dal battitore. Si riposiziona Nifosi Matteo nel box. Colpisce questa palla alta verso l'esterno centro ed è eliminato con un F8. Si chiude qui, primo inning per il Verona. Pubblicità. Torniamo in diretta da Verona per la secondo inning. Abbiamo Cifalino Thomas, terza base per la New Rimini, numero 24, che affronta il lanciatore Aldegheri Mattia per la prima volta. Prima palla è un ball. La
seconda palla è uno strike che guarda senza girare. Gira questa palla destinata probabilmente alla zona di ball e si carica dal secondo strike, 2 strike, un ball. Era una curva. Colpisce questa palla ed è valida, è un singolo per Thomas. Ora abbiamo Pini Romano Santiago nel box, che lui è primo turno nel box oggi, la prima gara. Prima palla è un ball, una palla persa che arriva, è eliminato. Thomas si falinò nel tentativo di rubata. Primo eliminato per la New Rimini. Era una palla cascata dal catcher, ma non era cascata così lontano per dare il tempo al Cifalino Thomas di rubare la seconda base. Quindi il ricevitore del Verona è bravo a lanciare, De Boni Filippo a lanciare in seconda base e viene eliminato. Primo eliminato per la New Rimini, questo secondo inning. Su Pini Romano primo strike, un ball e uno strike, quindi la palla dell'eliminazione era un ball con cui è stato eliminato Thomas Cifalinò. Questa seconda palla è un altro strike, quindi due strike, un ball, il conto su Pini. Due ball, due strike, il conto su Pini. Fare molta attenzione con due strike sulle palle che sono potenzialmente vicine all'area di strike. Questa palla è alta, quindi conto pieno su Pini Romano Santiago, esterno centro della New Rimini in questa gara 1. Base su ball per Pini. Ora abbiamo Perazzini Enrico in seconda base col numero 27, che è l'ultimo del line-up per la New Rimini. La prima palla è uno strike su Perazzini. Pini è un uomo molto veloce, probabilmente tenterà la rubata. La difesa lo vede e subito un pick-off. È uno degli uomini più veloci della New Rimini sulle basi, quindi non è raro il suo tentativo di rubata.
Questa palla è un ball, uno strike il conto. Pini riesce in questo tentativo di rubata anche perché la palla viene persa dalla difesa del Verona, per cui valida sicuramente, cioè tentativo di rubata è valido e quindi lui si trova in seconda base, quindi in posizione punto. Quindi abbiamo un conto di 2 ball, 1 strike, perché la palla poi a casa è stata giudicata ball dall'arbitro. Quindi abbiamo 2 ball, 1 strike, il conto su Enrico Perazzini, l'ultimo dei line-up in questa gara 1 della New Rimini. Palla persa dal ricevitore mentre rilancia dal lanciatore mentre viene rilanciata sul lanciatore. Fortunatamente Pini resta in base perché poi la palla è subito presa dalla seconda base. Conto 3 ball, 1 strike, tentativo di pick-off non andato a buon fine, quindi Pini Romano è salvo sul cuscino di seconda. Palla bassa, strike, viene giudicata strike dall'arbitro, quindi conto pieno, 3 ball, 2 strike, conto su Enrico Perazzini. Palla persa, Enrico Perazzini arriva in prima e Pini riesce a raggiungere la terza base, quindi ricomincia il line-up per la New Rimini, quindi Perazzini Enrico è in base su ball, quindi 2 base su ball consecutive, abbiamo Pini Romano e Perazzini Enrico, solo che Perazzini con questa palla persa dal ricevitore per un lancio pazzo si trova in terza base. Ora Baro si trova la seconda volta nel box, è stato eliminato prima sulla via 6-3 o 5-3, una cosa del genere, adesso ero in tribuna, l'ho visto con la coda dell'occhio, segnali da parte del ricevitore al lanciatore del Verona, quindi uomini agli angoli per la New Rimini. Questa palla viene giudicata ball dall'arbitro, a me sembrava tanto strike, però ball sembrava una bella curva, ma evidentemente l'arbitro non è di questo avviso. Rubata di Enrico Perazzini che libera la prima base, quindi abbiamo Enrico
in seconda base e Romano in terza. Stessa situazione un pochino del Verona nell'inning precedente. Vedremo se riuscirà a portare a casa qualche punto Baro, il prima base della New Rimini, numero 56. Non gira questa palla, destinata, l'arbitro la chiama ancora ball, quindi ha un 3 ball sul suo conto, quindi 3 ball il conto sul Baro Angel, numero 53, prima base della New Rimini. Base su ball anche per Baro. Evidentemente il lanciatore del Verona c'ha qualche problema perché 3 basi su ball consecutive. Infatti viene organizzata una visita da parte del manager. Quindi abbiamo tutte le basi occupate, finisce la visita da parte del manager del Verona e ci troviamo in questa situazione in cui abbiamo Chacon Alejandro, numero 23, esterno destro, che ha fatto un singolo nel primo turno di battuta, che poi è il punto venuto a casa tramite Marco Bacelli. Primo punto segnato dalla New Rimini. Non piacciono all'arbitro queste palle che giudica tutte alte, a me sembrano tutti strike. Evidentemente quest'arbitro ha una zona molto più bassa, sta di fatto che se è costante poi dopo i battitori si adeguano. Questa palla esterna, secondo ball. Chiaramente con 3 basi su ball i battitori non sono incentivati a girare la mazza. 3 basi su ball consecutive, quindi sicuramente stanno aspettando che si spinga con qualcosa di più vicino alla zona centrale del piatto, più che le zone periferiche, per girare la mazza. Gira questa palla che era destinata alla zona di strike, quindi 2 ball, 1 strike il conto su Chacon, che ricordiamo ha fatto un singolo nel primo turno di battuta, portato poi a casa da Marco Bacelli col doppio. Gira questa palla ma è strike out perché no, è secondo strike, conto pieno perché eventualmente lo strike perso dal ricevitore, se la base è occupata viene fatto out. Solo se la prima base è libera lui può correre in prima base sullo strike out se viene persa dal ricevitore. In questo caso il ricevitore l'ha un pochino persa ma non ha potuto, anche perché non era il terzo strike, quindi era il secondo. Quindi conto pieno su Chacon. Questa palla è un ball, 3 ball, 2 strike, scusate, non conto pieno, 3 ball, 2 strike, ora è conto pieno.
Giocano chiusi, vedete la posizione del Verona in questo momento, prima base sull'erba, alza una palla nella zona ha lanciato, allora è eliminato con un F9 e non ci sono uomini che corrono sulle basi perché la palla è arrivata poco dietro il primo base che non si è staccato per cercare di fare l'eliminazione, quindi i corridori, vedendo che lui era eliminato al volo, non si sono mossi dal cuscino e quando la palla è stata presa non c'era più modo di tornare a casa per fare l'eliminazione, per fare eventualmente una volata di sacrificio, insomma, per trasformare la battuta in una volata di sacrificio. Quindi un F9 Chacon è eliminato. Ora abbiamo Marco Bacelli, quindi abbiamo 2 out, Marco Bacelli in battuta, prima ha fatto un doppio portando a casa un RBI, quindi ci ha portandolo a casa, ora vediamo se Pini riuscirà a portarlo a casa dalla terza base. Questa palla è un ball. Giocano adesso con 2 out, chiaramente in posizione classica, come potete vedere qui, sia il seconda base che il prima base, che anche il terza base e l'interbase giocano tutti al limite della terra rossa. Primo strike su Marco Bacelli, un ball, uno strike il conto su Marco. Tutte le basi occupate, ricordiamo, per 3 basi ball consecutive concesse dal lanciatore veronese. Gira Marco una valida che costa sicuramente un RBI, 2 RBI. Quindi Marco Bacelli in grande forma oggi perché nel box di battuta riesce a portare a casa sia Pini che Perottini. Marco 2 RBI. Sposta il punteggio su 3-0 per l'Agno Rimini. Prima palla è un strike su Pulzetti Luca, eliminato anche lui nel primo turno di battuta. Ora abbiamo Marco Bacelli in prima e Baro Coelho in seconda base. Gira questa palla in foul caricandosi del secondo strike, quindi il conteggio su Puzzetti è 2 strike. Ricordiamo che abbiamo 2 eliminati in questo secondo inning, quindi Luca ora con 2 strike dovrà fare molta attenzione a girare la mazza nelle palle dubbie, come si dice. Questa era sicuramente uno strike che l'arbitro non chiama. Luca ha fatto passare questa curva che era veramente molto bella. Luca l'ha fatta passare, ma secondo me era strike out. Però purtroppo l'arbitro ha queste chiamate un po' incostanti, secondo me. Colpisce in foul la palla, nulla, non cambia il conteggio. Abbiamo 2 strike e un ball il conto su Luca Pozzetti. Palla per terra, non poteva chiamare diversamente da ball l'arbitro, quindi 2 ball, 2 strike il conto. Il ricevitore è stato bravo a fermarla col guanto sulla terra rossa.
Molte volte questa palla colpisce il piatto che è di gomma, poi finisce in posizioni indefinibili. Ancora un ball per il conto pieno per Luca Pulzetti, quindi conto pieno, 3 ball, 2 strike, 2 out, quindi tutte le lampadine accese nel tabellone del Verona. Spero si veda anche dalla telecamera il punteggio e gli strike, che io semplifico e non metto, vi racconto solamente per il commento e mando tutte le telecamere, non riesco a tenere anche il tabellone. Gira in foul questa palla destinata alla zona di strike, quindi nulla di cambiato, sempre conto pieno su Luca Pulzetti, 2 out il conto, abbiamo Marco Bacelli in prima e Baro Angel in seconda base. Palla per terra anche in questo caso, quindi è una base su ball per Luca Pulzetti. Il lanciatore del Verona ha già concesso molte basi ball. Sicuramente anche l'arbitro non lo aiuta perché le chiamate non sono costanti, quindi secondo me Luca è andato in base ma è stato fortunato perché sul 2 strike quella curva che gli ha lanciato era destinata alla zona di strike. Adesso abbiamo Davide Bonemei, dato in base su ball col numero 40, DH, numero 42, dato su ball nel primo inning. Ora tutte le basi sono occupate, quindi una valida è molto pericolosa. Questa palla era una palla destinata alla zona di ball, così l'arbitro lo chiama, quindi Davide si trova con un ball nel conto. Ancora ball, quindi 2 ball il conto su Davide Bonemè, il DH di questa partita di gara 1 qui a Verona. Ricordiamo che abbiamo appunto tutte e 3 le basi occupate con Baro, Bacelli e Pulzetti in base, però per portarli a casa ci vuole o una palla persa dal ricevitore o una valida o un'altra base ball. Palla spizzata che finisce contro le reti di protezione, quindi si carica del primo strike, 3 ball, 1 strike il conto su Davide Bonemei. Gira questa palla Davide, è un singolo che porta a casa Baro e quindi si carica una valida per lui. Singolo per Davide. Gabriele Andrea è l'ultimo del line-up. Dopo tornerà ancora in battuta, ci fa l'inotoma se Andrea Gabrielli realizzerà qualcosa di buono, vediamo. Cambia ancora il punteggio, quindi si aggiorna a 4-0 per la New Rimini che in questo inning per ora ha segnato 3 punti. La prima palla è uno strike su Andrea Gabrielli.
Ancora ricordiamo tutte le basi occupate con Marco Bacelli in terza, Luca Pulsetti e Davide Bonemei in prima. Tentativo di girata all'arbitro stavolta, niente da fare, neanche stavolta gli dà la girata. A me sembrava che avesse spezzato la mazza, ma avesse spezzato comunque lo strike, ma comunque il conto è un ball, uno strike, quindi la coppia arbitrale oggi è difficile interpretarli, insomma, io non voglio essere di parte, però era la mossa di Andrea, si caricava di uno strike. Questo è un foul, quindi si carica del secondo strike, 2 strike, un ball il conto su Andrea Gabrielli. Ricordiamo tutte le basi occupate da Marco Bacelli in terza, Luca Pulsetti in seconda e Davide Bonemei in prima. Gabrielli ha un ball, 2 strike nel conto. Anche lui vede per la seconda volta il lanciatore della Verona. Questa palla è un ball. Con 2 out i giocatori del Verona giocano sempre solo le punte, prima base, terza base un pelo più arretrate. Si è acceso l'impianto di innaffiamento, adesso verrà interrotto. Il caldo fa male anche all'impianto di innaffiamento. Riprende la gara, 2 strike il conto su Andrea Gabrielli, 2 out, ricordiamo il conto in questo secondo inning che vede tutte le basi occupate. Chiama tempo, l'arbitro chiama tempo e il lanciatore però lancia la palla. Sono situazioni veramente, stiamo perdendo un po' in queste chiamate arbitrali. Vediamo un po' se questa situazione arbitrale magari si migliora un po'. K, questa era una palla da girare sicuramente, quindi è un K looking per Gabrielli e finisce qui il secondo inning per la Nurimi. Pubblicità.
Torniamo in diretta da Verona per questo secondo inning. In battuta abbiamo Piccoli Davide col numero 27, l'interbase del Verona. Aiello, la prima palla è uno strike su di lui. La seconda palla è una palla che viene alzata in foul a destra, quindi si carica del secondo strike. K con swing per Piccoli ed è il primo eliminato per il Verona. Abbiamo Mondo Marco ora, il numero 12 e l'esterno destro per il Verona. La prima palla è uno strike che non gira. La seconda palla è una palla battuta in campo, eliminato dall'esterno destro, Chacon. Torniamo in diretta da Verona. Dopo due eliminati in battuta abbiamo De Boni, Filippo col numero 8, il ricevitore del Verona. La prima palla è uno strike, la seconda palla è un ball, uno strike il conto. Gira questa terza palla ed è un singolo per De Boni Filippo, che si porta in prima base con i complimenti del pubblico presente. Ora abbiamo nel box Mosconi Leonardo, numero 55, esterno centro. La prima palla è un ball. Questa palla è un altro ball, quindi due ball, il conto. Questa palla invece è uno strike, quindi due ball, uno strike il conto su Mosconi Leonardo. Palla per terra, ball, 3 ball, uno strike il conto su Mosconi Leonardo, esterno centro, numero 55.
Base su ball. Base su ball per Mosconi, Leonardo. Allora, abbiamo una base su ball, una base per colpito a Bonamini Andrea. Tutte le basi sono occupate ed Rampo Elia è chiamato sicuramente col numero 13 esterno sinistro a fare qualcosa di buono per la sua squadra. Colpisce una palla lunga che preda di Pini al volo, che chiude qui l'inning quindi con un F8. Un'ottima presa per Pini Romano Santiago che si conferma come un esterno centro molto veloce e con la posizione della palla ben chiara, quindi nulla di fatto e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta da Verona per questo terzo inning. Abbiamo Cifalino Thomas, primo ball per lui. Nel primo turno aveva fatto un singolo e poi è stato eliminato colto rubando. Ora un ball, uno strike.
Questo sembrava molto uno strike, però l'arbitro non lo chiama. 2 ball, 1 strike. All'arbitro piacciono le palle basse, però non troppo. Quindi l'area è molto difficile. Colpisce in foul e quindi si carica del secondo strike, 2 ball, 2 strike. Il caldo non aiuta certamente l'arbitro a trovare l'area giusta, che probabilmente vorrebbe un'area all'ombra più che al sole. Prima sono partiti gli irrigatori, aveva chiesto se si poteva dietro casa base. K swing per Cifalino Thomas, primo eliminato. Ora abbiamo Pini, Romano, Santiago che nel secondo inning è andato in base su ball. Gira questa palla in foul e si carica del primo strike. Bunt, alza la palla in bunt e viene eliminato al volo. Quindi è un F, viene eliminato un FF2 nella zona di foul. Quindi è il secondo eliminato. È un peccato quando il bunt si alza, specialmente molto in alto, da consentire al ricevitore di eliminarlo. Ora sì, abbiamo Enrico Perazzini che nel secondo inning anche lui è andato in base su ball. Questa palla è un altro ball, 2 ball, conto su Enrico Perazzini. Ricordiamo 2 out, come le vedete nel tabellone giù in fondo, che è illuminato dal sole, forse non si vede bene, ma sono in arancione illuminati i foul, gli out. Questa palla è ancora un ball, una palla interna, quindi 3 ball il conto su Enrico Perazzini di questo terzo inning. Questa palla è nel centro del piatto, Enrico lo guarda e le prende il primo strike. 3 ball, 1 strike il conto su Enrico Perazzini, questo terzo inning. Base su ball ancora per Enrico Perazzini, quindi base gratis, seconda base gratis per Enrico Perazzini. Anche Enrico Perazzini è un uomo veloce sulle basi, vedremo se Daurian Castro chiamerà qualcosa di particolare, visto che Baro è un battitore abbastanza costante, quindi potrebbe anche chiamare un gioco corto, cioè chiamato una rubata e poi dopo, esatto, così è stato. Primo strike, palla persa, quindi base rubata perché la palla è stata persa, a casa era strike, girato la mazza per coprire la rubata. Ora abbiamo uno strike il conto su Baro e Perazzini è in seconda base. Colpisce questa palla verso la zona dell'esterno destro che prende al volo e chiude qui con un F9. Un F9 chiude il terzo inning e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta, abbiamo Orash Andrea, che ha fatto un singolo nel primo inning, e il numero 10, il DH, primo strike, il conto per lui. Un ball, uno strike. Ball questa terza palla, quindi 2 ball, 1 strike il conto su Orash Andrea, di origini austriache, mi dicevano prima quando chiesi il nome di questo ragazzo. Colpisce la palla ma finisce nel guanto, quindi nulla di modificato, nel senso che abbiamo 2 strike e 2 ball, cioè nulla di valido. La palla non va in campo, ma finisce nel guanto di Marco Bacelli. Palla bassa esterna, ball, conto pieno su Orash Andrea, numero 10 DH del Verona. Ancora una palla interna e una base gratis per Orash Andrea, quindi Orash ha un singolo al primo inning e una base su ball al terzo inning. Ora abbiamo Martignoni Andrea che al primo inning hanno fatto un singolo. E battitore Mancino Martignoni Andrea, numero 54, difende il cuscino di prima base. La prima palla su di lui è uno strike. La seconda palla è un ball, quindi un ball, uno strike. Alla sfuggita al lanciatore si ritrova una palla molto alta esterna, Barco che fortunatamente riesce a fermare, altrimenti sicuramente Orash sarebbe sicuramente arrivato in seconda base. Orash non ruba, non prende molto spazio. 3 ball, 1 strike il conto su Aiello, comincia probabilmente a sentire un po' di stanchezza, caldo sicuramente non aiuta. Guarda in prima base, ma con 3 ball deve per forza lanciare una palla vicina alla zona di strike. Niente da fare. 2 basi su ball consecutive, sicuramente ci sarà una visita, vedrete, dalla panchina della New Rimini, forse, parere personale, invece no. Smentito subito, la panchina della New Rimini resta a guardare questa situazione. Marco Bacelli va a interagire un attimo con Aiello, chiede un po' la situazione, incoraggia sicuramente il lanciatore e si riposiziona dietro il cuscino di casa base.
Allora, prima e seconda occupate, abbiamo Orash in seconda e Martignoni in terza, ora abbiamo Nifosi Matteo, numero 30, terza base del Verona. Ricordiamo 0 out, quindi una situazione abbastanza complicata per la New Rimini. Questa palla è un ball, queste palle l'arbitro non le chiama strike, qualche volta sì, ma molte volte no. Queste erano di quelle volte. Gira a una palla nella zona centrale, arriva al muro e entrano un punto e un secondo punto. Quindi per Nifosi è un triplo con 2 RBI. Quindi è un triplo con 2 RBI che fa muovere il tabellone per il Verona, che si porta, corse le distanze e si porta sul 4-2 da parte, quindi un'ottima valida per Nifosi Matteo, che è arrivato in terza base con questa palla lunga, arrivata al muro, come si dice. Ne abbiamo 0 out e uomo in terza base. Adesso abbiamo Piccoli Davide, l'interbase del Verona, che nel secondo inning è stato eliminato con un K swing. La prima palla è un ball. Movimento nel bullpen del New Rimini. Questa palla è ancora un ball, 2 ball il conto su Piccoli Davide. Alza una palla sulla sinistra ed è una valida, una doppio con RBI. Quindi entra il terzo punto per il Verona, quindi si riapre fortemente la partita con Aiello, che sicuramente è in crisi perché ha concesso 2 basi su ball consecutive, poi ha preso un triplo e un doppio, quindi sicuramente una situazione molto molto complicata sul monte della New Rimini. Viene fatta una visita da parte di Daniele Del Bianco, allenatore dei lanciatori per la New Rimini, a verificare un attimo la situazione di Aiello, che sicuramente con un numero di lanci probabilmente abbastanza significativo ormai si avvia a concludere la sua prestazione sul monte, insomma, visto anche quello che sta succedendo, insomma, perché 2 basi ball consecutive, un triplo con 2 RBI e un doppio, sicuramente non è una situazione che fa stare tranquillo diciamo, la panchina della New Rimini, perché adesso c'è un altro uomo in posizione punto, 0 eliminati e sicuramente sono già entrati 3 punti in questo terzo inning, quindi sicuramente è una situazione difficile per la squadra riminese affrontare anche questo battitore. Mondo Marco, che è il numero 12, esterno destro. Ricordiamo Mondo Marco, che nel primo e secondo inning è stato eliminato con una volata, con una palla al volo sul Ciacon, un V9, un F9, scusate. La prima palla è un ball.
La seconda palla è sempre un ball. In difficoltà Tommaso Aiello. Questa palla è ancora ball, chiamata dall'arbitro, quindi è 3 ball consecutivi, il conto attualmente su Mondo Marco. Primo strike sul conto di Mondo Marco, 3 ball, 1 strike, 0 out. Palla per terra e da un ulteriore base su ball. Quindi questo inning ha concesso 3 basi su ball e con un triplo abbiamo preso 2 RBI, con un doppio un altro RBI e adesso una base su ball, quindi 2 uomini caricati sulle basi, sicuramente in difficoltà. Ora si gioca un gioco corto, abbiamo Baro che è sull'erba, pronto probabilmente per un bunt, anche Thomas Cifalinò per un gioco corto, non so se si realizzerà. La prima palla è uno strike per cercare l'avanzamento degli uomini sulle basi, non so, di solito con 2 uomini prima e seconda, 0 out, si tenta anche un gioco corto, però non è detto che questa cosa avvenga. Questa palla è un secondo strike, quindi adesso il gioco corto non verrà realizzato sicuramente più. Vediamo un attimo se De Boni Filippo, ricevitore, prima ha fatto un singolo. Questa palla è un ball. Quindi 2 strike, un ball. Anche questo sembrava molto uno strike, ma l'arbitro dice ball. Questa palla è un colpito, quindi è una base su colpito. Quindi grossa difficoltà per Aiello che riempie ancora tutte le basi e molto difficile con 0 out pensare che la sua permanenza sul monte non porti sicuramente in difficoltà la New Rimini con sicuramente in difficoltà la New Rimini in questo frangente che si trova 3 uomini sulle basi, 0 out. Alza una palla che è una volata probabilmente di sacrificio o no, perché Cifalino riesce a fare l'eliminato al volo, quindi è Mosconi Leonardo è un F5. Quindi abbiamo un out e tutte e 3 le basi piene, ricomincia il line-up per il Verona, abbiamo Bonamini, Andrea, numero 2, il seconda base, che ha, sua storia è stata un F7, un eliminato al volo nel primo inning, una base su colpita al secondo ed ora vediamo in questo terzo inning che cosa produrrà per la sua squadra. Questa palla è un ball da parte di Aiello, ha perso un po' forse la zona in questo momento, però è chiaro che è il caldo e tutto quanto non aiuta certamente a lanciare quello che si vuole. Palla in foul a destra, un ball, uno strike, si carica quindi di Bonamini Andrea di questo primo strike. Certamente con le basi piene è chiamato anche lui a girare un po' più la mazza, anche se basi su ball sono state concesse, quindi difficile
strategia. Colpisce questa palla e gioca corto a casa Marco Bacelli, scelta difesa, quindi Bonamini Andrea salvo per scelta difesa. E c'è il secondo eliminato per il Verona. Ora c'è Rampo Elia che finora non ha fatto valide, è un F7 al primo inning, un F8 al secondo inning. Allora, torniamo in diretta, nel box c'è Rampo Elia che è l'ultimo uomo dopo di cui in questo terzo inning avrà girato tutto il line-up del Verona. Vediamo un attimo con 2 out se ci riuscirà a chiudere qui l'inning oppure porterà a casa dei punti per la sua squadra. Questa palla viene giudicata strike dall'arbitro col numero 13, Rampo Elia, che è esterno sinistro in questa gara 1 per la sua squadra che è il Verona. Ricordiamo tutte le basi occupate. Strike ancora questa seconda palla, quindi Aiello si porta in una situazione un pochino più... Siamo tornati in diretta, scusate, abbiamo un piccolo buchino. Chacon è riuscito ad arrivare in prima, ma viene eliminato nel colto rubando. Abbiamo Marco Bacelli nel box, è il primo eliminato e sul conto di Marco Bacelli abbiamo un ball, uno strike. Scusate, ma si è interrotta la diretta e adesso siamo ripresi. Chacon aveva fatto un singolo, è arrivato proprio sul cuscino per un attimo salvo. Marco Bacelli colpisce, fa un'altra valida singolo per lui. È veramente molto produttivo nel box. Ora abbiamo un out e abbiamo Luca Pulzetti in battuta, numero 17, interbase in questa prima gara. Ho troppo perso la telecamera panoramica, adesso non la posso recuperare, la vado a prendere dopo nel cambio inning. Abbiamo un conto di un ball, uno strike su Pulzetti.
Tentativo di pick off su Marco Bacelli, ma non è proprio la persona che ruba Marco. Una palla persa, secondo me poteva lasciarla nel guanto. Marco non è chiamato mai a rubare, però tant'è. Palla per terra, ball, 2 ball, 1 strike il conto per Luca Puzzetti. Luca Puzzetti abbiamo un'eliminazione al primo inning, un 4-3, poi una base su ball, quindi è chiamato a fare sicuramente una valida anche Luca Puzzetti, che viene da un infortunio abbastanza significativo e ripartire non è mai uno strappo al muscolare, al quadricipite, mi sembra che l'ha compromesso diverse partite. Colpisce una palla in foul che non produce nulla. È un K looking per Pulzetti, non è da lui prendere queste cose, ma tant'è. Probabilmente la difficoltà del momento è anche quella di valutare le palle dopo un po' di inattività, sicuramente è un pochino più difficile valutarle. Adesso abbiamo Davide Bonemei, anche lui sempre in base oggi, una base su bola al primo inning, una valida con RBI al secondo inning e adesso è chiamato in questa terza apparizione del box con Bacelli Marco in prima base. Ricordiamo due out, anche se il tabellone ne segna uno. Esatto, 2. Perché abbiamo un colto rubando e un K looking di Luca, quindi abbiamo 2 out. La prima palla su Davide Bonemei è uno strike. Colpisce una palla e passa, quindi è una valida anche per Davide Bonemei, e quindi anche lui è, diciamo, è un 2 su 2 perché le basi su ball non contano, comunque 3 volte nel box, 3 volte in base. Complimenti a Davide. Ora abbiamo Gabriele Andrea che invece oggi non brilla nel box perché abbiamo un K con swing, un K looking, quindi anche per Andrea non è la sua prestazione ordinaria quella che sta facendo oggi. Speriamo di vedere una diversa cosa rispetto a quelle già viste nei 2 inning precedenti in cui si è trovato nel box. Avendo anche l'uomo in posizione punto, se facesse un singolo probabilmente forse porterebbe a casa un punto, però tant'è che sicuramente un K swing e un K looking non lo aiutano. Questo si carica del secondo strike, quindi una palla girata senza effetto e una palla non girata, lo portano su 2 strike, quindi 2 out, 2 strike. Sicuramente una situazione molto difficile per lui nel box perché è chiamato a girare qualcosa che magari normalmente non avrebbe girato. Foul fortunatamente questa palla, quindi resta in vita Andrea, come si dice, resta vivo e è chiamato con questa quarta palla a collezionare una prestazione che porterebbe a casa magari un punto alla squadra. Vediamo un po', le potenzialità Andrea ne ha tante, fisicamente e anche tecnicamente, vediamo un po'. Foul ancora a sinistra, quindi resta ancora vivo, quindi bravo Andrea, così.
prima o poi la palla, se la colpisci, finisce anche in gioco. Quindi avanti così, Andrea, giriamo tutte le palle, specialmente quelle dubbie. Questa palla è alta, quindi si carica del primo ball, quindi abbiamo 2 strike, un ball il conto su Andrea Gabrielli. Ricordiamo in seconda base Marco Bacelli è arrivato per singolo e Davide Bonemè è arrivato per singolo. Questa palla è persa dal ricevitore che cerca il recupero ma porta l'avanzamento di Marco Bacelli in terza e Davide Bonemè in seconda. Quindi si carica del secondo ball, quindi il conto è 2 ball, 2 strike, il conto su Andrea Gabrielli, questo lancio pazzo. E adesso abbiamo 2 uomini in posizione punto, quindi una sicuramente ghiotta possibilità di portare a casa almeno un punto con un singolo. Vediamo un attimo cosa succederà a Verona in una giornata veramente calda qua. Gira questa palla e sull'interbase ed è eliminato. E il terzo out sulla via è una linea sulla via 6-3 ed è il terzo out, quindi non riesce a concludere qualcosa di positivo. Andrea, nulla di fatto, andiamo in
Torniamo in diretta, abbiamo al quarto inning basso il numero 10 Orash Andrea, un singolo e una base su ball nel primo e terzo inning. Ora abbiamo 2 strike e un ball in conto su di lui. Eliminato. Chi è che l'ha presa? Che non l'ho vista? L'interbase, quindi un F5. Eliminato al volo da Thomas Cifalinò, primo eliminato. Cerchiamo di andare a prendere la panoramica. Eccola qua, tornata. Allora, il conto è un ball, uno strike. Questo è un altro ball, quindi 2 ball, 2 strike in questo quarto inning per il Martignoni Andrea, numero 54, prima base. Singolo e una base su ball, le sue prestazioni. Quindi abbiamo 3 ball e 1 strike il conto su di lui. Gira questa palla preda della seconda base che là fa un errore, quindi è salvo su errore Martignoni. Martignoni Andrea, palla che aveva nel guanto, adesso non abbiamo il classificatore ma di solito errore. Qualcosa? No, viene dall'alto il sole, non c'è da fare. Viene dalla parte alta, adesso non ci fa niente. Quindi abbiamo uomo in prima. Primo, secondo, doppio gioco, quindi viene eliminato Nifosi Matteo con una L6-4-3 ed è il doppio gioco, quindi chiude l'inning e il quarto inning finisce in questa maniera qua. Pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio di Verona e abbiamo questo quinto inning che parte con Thomas Cifalinò in box, e un singolo e un K sul swing al secondo terzo inning. Gira una palla impossibile da prendere, una palla per terra. Due strike il conto per lui, primo uomo del line-up di questo quinto inning. Questo è un ball, quindi due ball, due strike, un ball. Ancora un ball, quindi due ball, due strike il conto su Cifalinò. Palla in foul a destra, nulla di variato, due ball, due strike. Non è il terzo ball, ma è due ball, due strike il tabellone. Ecco, perfetto. Ora conto pieno, 3 ball, 2 strike. È stato bravo Thomas Cifalinò su 2 strike a arrivare a conto pieno. Lo sarà ancora di più se riuscirà a guadagnare una base su ball o farà una valida. Questa è impressione personale. No, giudicato strikeout dall'arbitro. Vabbè, K looking per Thomas Cifalinò, quindi abbiamo un singolo, un K con swing, un K looking, quindi 1 su 3 la prestazione di Thomas Cifalinò. Ora abbiamo invece Pini Romano, che nel secondo inning ha preso una base su ball e poi in un tentativo di bunt gli è stata la palla ed è stato eliminato in una zona di foul dal ricevitore. Ora vediamo che cosa combinerà. Questa palla è ball. Questa seconda palla è un altro ball. Due ball il conto. Terzo ball. Base su ball per Pini. Raggiunge la prima base, quindi base gratis per Pini Romano. È la sua seconda base gratis oggi.
Ora abbiamo Enrico Perazzini, quindi gli uomini più veloci della New Rimini si trovano uno in fila a quell'altro. Quindi abbiamo Pini, il più veloce in assoluto, e Perazzini. Visita sul monte della Verona da parte del manager. Noi andiamo in pubblicità. Allora, Dario Guarda è il nuovo lanciatore del Verona, al posto di Aldegheri Mattia. Sì, Aldegheri. Primo strike su Enrico Perazzini. Tentativo di pick-off senza esito, la rete che passa davanti alla telecamera che non ci fa vedere bene questo dettaglio, ma il risultato è che Pini è salvo in prima. Ancora pick-off su Pini, salvo. Molta esperienza su questi pick-off continuati, molte volte poi alla fine finisce che la palla finisce male, però falla in no, eliminato Enrico Perazzini con un F3 è il secondo eliminato. Ora abbiamo Baro Angel, quarto turno in battuta per lui, un'eliminazione 5-3, una base su ball, un F9,
e non è riuscito, nonostante sia un ottimo battitore, oggi a realizzare ancora una valida. Vediamo un po' se sarà questo il turno. Pini sempre in prima. Tentativo ancora di pick-off, ancora salvo. Ruba, arrivato salvo. Pensavo fosse eliminato, invece è andata bene per Pini finalmente. Quindi Baro si trova caricato di uno strike che copre la rubata con uno swing, non impatta sulla mazza e porta il corridore Pini in seconda base, quindi in posizione punto, come potete vedere dalle immagini. Uno strike il conto, 2 out quello del quinto inning conto. Colpisce una palla sulla terza base ed è eliminato. Quindi è una linea sulla via 5-3. Chiude qui il quinto inning e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta e abbiamo Piccoli Davide in numero 27, interbase, capo swing e un doppio con RBI nel terzo inning. Adesso ha 2 strike e un ball, ha fatto un foul a destra, conto è rimasto invariato. Adesso con un ball si carica del secondo ball, 2 strike. Questo quinto inning nella parte bassa, punteggio 4-3, chiama tempo all'arbitro. Giornata molto calda, probabilmente stasera sarà diverso, però per ora è molto caldo. Colpisce una palla verso Chacon e la prende al volo, quindi è un'eliminazione per F9. Piccoli Davide è il primo eliminato di questo quinto inning. Abbiamo in battuta Mondo Marco, che è il numero 12, l'esterno destro, nel secondo inning ha fatto un'eliminazione al volo dall'esterno destro e una base su bola al terzo inning. Questa è la sua terza apparizione, attualmente ha 2 ball, come avete visto dalle immagini, il suo conto. Colpisce un foul dietro di noi, si carica quindi del primo strike, 2 ball, 1 strike il conto su Mondo Marco, è il suo terzo turno nel box nella giornata di oggi, il primo turno nel secondo inning, il secondo turno nel terzo ed ora nel quinto, la terza apparizione. Viene una ball, palla persa, lancio pazzo, una cosa del genere, comunque 3 ball, 1 strike, fortunatamente non viene colpito. Una palla alta interna che poteva anche colpirlo. Finora Mondo non ha fatto valide, è andato in base su ball al terzo inning, quindi ancora non ha singoli. Gira questa palla che era destinata alla zona di strike ma non la impatta, quindi sì, la situazione è di conto pieno, quindi 3 ball, 2 strike sul conto di Mondo Marco. Aiello è una foul, lancia una palla battibile, sicuramente con conto pieno non vuole mandarlo in base. Il risultato è comunque invariato perché la palla è in foul, quindi 3 ball, 2 strike, conto pieno. Palla alta, colpito nel casco, colpito nel caschetto, quindi è base per colpito nel caschetto. Fortuna che c'era il casco, come per le moto. Rintrona il casco, però sempre meglio il casco che non averlo. Rintronerebbe lo stesso, solo che ti devono portare da qualche parte. Dopo, se non hai il casco da qualche parte dopo ti devono portare. Fortunatamente non ci sono guai, si accomoda prima base, accompagnato dall'assistente.
Tentativo di pick-off in prima non andata a buon fine. Allora ricordiamo che a Mondo base su colpito, Piccoli Davide è stato eliminato, quindi un out. Adesso abbiamo De Boni Filippo, che è l'esterno, è il ricevitore numero 8 del Verona. Ha fatto un singolo al secondo inning e una base su colpito al terzo. Ora abbiamo uno strike, il conto su di lui. Tentativo ancora di pick-off in prima. Questa palla è ball, come avete sentito dall'arbitro, esclamato a gran voce, un ball, uno strike. Normalmente i ball non si chiamano, ma in questo caso ha esclamato fortemente ball. Questa palla ancora ball, palla esterna che l'arbitro non premia. 2 ball, 1 strike il conto su De Boni Filippo, ricevitore del Verona. Pick off in prima, nulla di fatto. Si riposiziona il battitore nel box, riprendono tutti la posizione. Tommaso Aiello guarda Bacelli, concordano il lancio. Palla molto strike che l'arbitro non chiama. Aiello è un po' contrariato. 3 ball, 1 strike il conto. Purtroppo quel tipo di palle difficilmente l'arbitro le chiama, anche se secondo me era strike. Però sia a noi che a loro non chiama quelle palle, quindi fatica veramente a capire qual è la zona di strike molte volte. Però diciamo che sembra stringersi col caldo l'area di strike anziché allargarsi. Normalmente col caldo l'area di strike si allarga, invece qui sembra stringersi. C'è dilatazione. Non c'è dilatazione. Normalmente l'area di strike col caldo l'arbitro vuole andare a casa, premia i lanci anche un po' più. Invece qui sembra essere l'inverso. Io sono dell'avviso che è sempre meglio dare uno strike piuttosto che un ball. Però almeno perché il gioco del baseball è bello quando il gioco viene battuto, la palla buttata in campo. Con i ball si vede sempre poco gioco, il gioco si allunga, quindi è bene molte volte non avere tanti ball, però questa palla presa da Cifalino, che palla persa, un errore preso da Cifalino, ma fa errore di rilancio su Enrico ed è salvo, quindi è salvo su errore De Boni. De Boni è salvo su errore, il risultato è che abbiamo 2 uomini in base, un out, tutto da sistemare l'attacco della New Rimini, la difesa della New Rimini. Visita da parte di Dorian Castro, del manager della New Rimini, che sicuramente rileva Aiello, perché la sua visita sul monte è sempre significato di sostituzione da parte del lanciatore. Siamo al quinto inning, caldo, il numero di lanci, quindi sicuramente Aiello verrà sostituito, o almeno questa è la prassi normale. Adesso vediamo se si verificherà o meno questa situazione e vediamo un attimo l'arbitro cosa deciderà. Il monte là, il lanciatore è caldo. Sì, Tommaso Aiello finisce la partita per lui. Complimenti, applausi da parte del pubblico. Sale sul monte. Baldassarri mi sembra.
numero 44, sì, Filippo Baldassarri. Filippo Baldassarri, che ricordiamo è campione europeo con l'Under 18, lanciatore del Rimini 86 in franchigia con la New Rimini, quindi andiamo in pubblicità in attesa di riscaldamento. Riprende il gioco, abbiamo Filippo Baldassarri sul monte, ricordiamo campione europeo con l'Under 18 dell'Italia, e vediamo se tutto procede bene o meno. Colpisce una palla preda di Gabrielli, quindi è un F7, viene eliminato Mosconi Leonardo, quindi è il secondo eliminato in questa gara. Ora ricomincia il line-up per il Verona, abbiamo Bonamini Andrea, numero 2, seconda base. Ricordiamo che abbiamo 2 uomini in base del Verona in questo momento e 2 out. La prima palla è un ball. Questa palla è ancora un ball, quindi 2 ball il conto su Bonamini Andrea, seconda base. Ricordiamo che Bonamini ha fatto un F7 al primo inning, una base su colpito e un salvo per scelta difesa al terzo inning. Gira questa palla forse non destinata alla zona di strike, comunque 2 ball, 1 strike il conto su Bonamini Andrea. Gira questa palla, finisce sul lanciatore che non riesce a prendere la palla e è una valida. È una valida. È un singolo. È stato colpito Filippo Baldassarri da questa palla. Dorian Castro va a sincerarsi della zona in cui è stato colpito sulla gamba destra.
viene portato dello spray refrigerante per cercare di alleviare probabilmente il dolore della palla, che non sono riuscito a vedere se ha rimbalzato. Mi sembra che abbia rimbalzato prima di colpirlo. Delle volte col rimbalzo si rallenta, ma delle volte si velocizza, dipende con che rotazione aveva la palla in quel momento. Sicuramente non è un colpo di cui uno gli fa piacere ricevere, insomma. Una palla colpita dal battitore non è certamente un colpo, già è difficile, già è problematico quando il lanciatore ti colpisce, però se poi questa palla viene battuta con la mazza guadagna ancora più forza, quindi è ancora più dolorosa. Ancora a terra Filippo, speriamo che non sia nulla di significativo. Ho perso la telecamera di sopra. Andiamo in pubblicità in attesa di capire cosa succede a Filippo. Prova Filippo Baldassari qualche lancio per valutare un pochino il suo stato di salute dopo il colpo ricevuto dalla palla battuta in campo da Bonamini Andrea. Vedremo un attimo qual è la sua sensazione dopo questa. Resta quindi sul monte e quindi fiducia dopo questo colpo a Filippo Baldassarri appena salito sul monte. Ora abbiamo il numero 13 Rampo Elia, che è l'esterno sinistro col numero 13, ha collezionato un F7, un F8 e un K con swing, quindi ancora manca la valida per Rampo Elia in questa giornata, prima giornata. La prima palla è girata ma senza swing, quindi si carica del primo strike. Ricordiamo che abbiamo due out il Verona, quindi ha tutte le basi occupate, ma però due out. Palla molto interna che per un pelo non lo colpisce. In nettunese si dice fatte coie, molte volte vuol dire fatti colpire, ma non è mai piacevole essere colpiti dalla pallina, quindi. Allora, il conto è un ball, uno strike. Strike, questa secondo strike per Filippo Baldassarri su Rampo Elia, quindi un ball, due strike il conto. Gira, è un K con swing, chiude molto bene Filippo Baldassarri questo quinto inning, lasciando il Verona con tutti gli uomini sulle basi senza portare a casa il punto che sicuramente credevano di portare a casa. Pubblicità.
Torniamo in diretta da Verona, abbiamo Alejandro Chacón al suo quarto turno di battuta. Oggi ha avuto un singolo al primo inning, un F9 al secondo e un singolo al quarto, poi colto rubando mentre andava in seconda base. Quindi diciamo un 2 su 3 per ora. Vediamo un attimo cosa succederà. La prima palla è uno strike non girato da Chacón. Gira questa palla in foul a destra, si carica quindi del secondo strike, quindi 2 strike, 0 ball sul conto di Chacón. Ball, 2 strike, 1 ball. K, giudicato girato questo, quindi un K swing ed è eliminato è il primo eliminato di questo sesto inning. Chacón. Adesso abbiamo Marco Bacelli, sempre in base con singolo, doppi. Ha fatto un doppio al primo inning con l'RBI, un singolo con 2 RBI al secondo e un singolo al quarto. Quindi un 3 su 3 per ora per Marco Bacelli in questa gara 1. Vediamo se si ripeterà. Nessun uomo in base. La prima palla è uno strike in mezzo al piatto che Marco fa passare senza girare la mazza. Ball. Un ball, uno strike, il conto su Marco Bacelli. Questa palla è ancora ball. Quindi il conto è 2 ball, 1 strike. Prende anche questo secondo strike Marco senza girare la mazza, 2 strike, 2 ball, il conto su di lui. Molta attenzione adesso se verrà lanciata una palla simile questa perché bisogna senza meno girare la mazza. Così è, foul a destra, la palla in foul, non produce variazioni, quindi sempre 2 strike e 2 ball il conto. Due strike e 2 ball su Marco Bacelli. Colpito Marco Bacelli, quindi base su colpito per Marco. Ha la protezione, però mi sa che è stato colpito sopra nella spalla sinistra. Lascia le protezioni a Andrea Evangelisti e la mazza.
Ora abbiamo Luca Pulsetti che oggi non è riuscito ancora a fare valide o cose, solo una base ball al secondo inning. Servirebbe una valida o qualcosa di simile. Valida serve sempre. Colpito anche lui. Base su colpito anche Pulsetti. 2 su 2. 2 di fila colpiti. Il ricevitore va a accompagnare un attimo il lanciatore per capire cosa è successo. Adesso abbiamo Davide Bonemei che ha una base su bola al primo, un singolo con l'NBA al secondo e un singolo al quarto inning. Ora si trova per la quarta volta in battuta. Vediamo se succederà qualcosa di buono o meno. Palla bassa che gira senza swing, senza impattarla. Probabilmente era una palla a curvo comunque destinata alla zona di ball. E quindi dopo è difficile realizzare, colpire le palle basse, come le palle molto alte. E comunque si carica del primo strike. In questo momento abbiamo un out e 2 uomini in base. Chiaramente la valida è molto apprezzata. Gira questa palla in foul, sprizza la palla contro il ricevitore protetto dal caschetto, però si carica del secondo strike Davide Bonemei. Pelle della palla bassa, un ball basso, ma la palla dal ricevitore viene mantenuta nella zona della casa base, quindi non si producono avanzamenti sulle basi. Tempo chiamato dal battitore. Ricordiamo il conto di 2 strike e un ball su Davide Bonemei, un out e abbiamo 2 uomini in base, una Luca Pulsetti e uno Marco Bacelli in seconda. Marco Bacelli in seconda e Luca Pulsetti in prima. Colpisce una bella palla che arriva al muro, quindi entra sicuramente un punto o 2, un doppio in piedi per Davide Bonemei. Veramente una bellissima cosa, una bellissima cosa. Lotta ancora, porta avanti ancora la New Rimini nel punteggio. 6-3 attualmente il punteggio. Ora si trova Andrea Gabrielli nel box e ha la possibilità Andrea di portare a casa Davide. Vediamo un po'. E Andrea invece viceversa oggi non è riuscito a fare valide. Abbiamo un K con swing al primo inning, un K looking al secondo, un'eliminazione 6-3 al quarto inning e adesso si trova per la quarta volta in battuta. La prima palla è uno strike. Chiama Andrea a tempo. Gira Andrea, accidenti, sul terza base. È eliminato, ma
però spinge Davide Bonemei in terza, quindi è eliminato sulla via 5-3. Non riesce Andrea a fare valide oggi, accidentaccio. Comunque Davide Bonemè con questa operazione finisce in terza base ed così facendo si porta ancora più vicino a casa, al punto. Non abbiamo Thomas Cifalinò in base, nel box, che ha realizzato un singolo e poi un colto rubando. Oddio, arca miseria, viene eliminato con un F9. Si conclude qui il sesto inning con 2 punti portati a casa per la New Rimini. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta. Filippo Baldassarri sempre sul monte. Abbiamo un ball al conto. Abbiamo Orash Andrea DH. Tre ball, uno strike il conto. Base su ball, base su ball. Non un buon esordio, ma ci sta anche la base su ball. Meglio non col primo uomo, ma comunque. Martignoni, Andrea adesso col numero 54, il prima base, si porta nel box. Abbiamo per lui, anche per lui, il quarto turno in battuta.
mancino Martignoni Andrea. Abbiamo per lui un singolo al primo inning, una base su ball, un salvo su errore al quarto e ora il quarto turno nel box per lui. Attualmente abbiamo un strike, il primo. Gira anche la seconda palla senza impattarla, quindi si carica del secondo strike. Filippo ha una bella palla mossa che invita sicuramente il battitore a girare, ma è bravo perché è ricca di effetti, carica di effetti. Questa è una palla dritta ma è bassa, ball. Va un attimo Marco Bacelli a concordare i segnali, che probabilmente c'è qualcosa che non va sui segnali. Pronto il numero 30, Nifosi Matteo, che si riscalda. Palla in ball esterno, quindi 2 ball, 2 strike il conto su Martignoni Andrea, prima base col numero 54. Filo copre la telecamera un po' di prima base, purtroppo. Colpisce la palla preda del seconda base Enrico Perazzini e fall out numero 54, quindi sulla linea 4-3 è il primo eliminato. Orash Andrea finisce in seconda base, avanza quindi, e ora abbiamo Nifosi Matteo col numero 30, terza base. Ora abbiamo Nifosi Matteo, gira questa prima palla e non la impatta, quindi si carica del primo strike. Gira questa seconda palla, era una palla esterna e si carica del secondo strike. Palla esterna che Marco riesce a fermare, ma è ball. 2 strike, un ball. Finalmente si annuvola sul campo e perdiamo il sole che ci aggrada tutti di qualche grado in meno. K con swing per Nifosi Matteo, che è il secondo eliminato. Non avanza Orash Andrea, che resta sul cuscino di seconda base, e ora abbiamo nel box Piccoli Davide.
palla persa, lancio pazzo e avanza Orash Andrea in terza base. Ora abbiamo Piccoli Davide appunto che quindi con questa palla che è per ball, troppo era una palla forte che rimbalza prima del piatto e dopo prende con l'effetto, prende un giro che Marco Bacelli non è riuscito a fermare. Dai, non c'è in gol! Alza questa palla a sinistra ma è in zona di foul. Si carica del primo strike, però è in zona di foul, quindi sicuramente è un po' lontano dalla riga di sinistra. Quindi il conto è su Davide Piccoli, un ball, uno strike, abbiamo 2 out in questo sesto inning. Per ora le valide delle Rimini sono 9 e quelle del Verona sono 7. Con un errore la New Rimini anche nel tabellone. 2 ball, 1 strike il conto attuale su Piccoli. Questo è uno strike, quindi 2 ball, 2 strike sul conto dei Piccoli Davide, che ricordiamo ha avuto un K su swing al secondo, un doppio con RBI al terzo e un F9, un eliminato al volo dall'esterno destro. Quindi attualmente c'ha 1 su 2. Chiama tempo. E ricordiamo che abbiamo Orash Andrea in terza base, quindi una palla persa o comunque un lancio pazzo porterebbe a casa il punto, e anche con una valida sicuramente. 2 ball, 2 strike il conto. K con swing conclude il sesto inning in attacco del Verona e andiamo in pubblicità con nulla di fatto. Il punteggio rimane invariato 6-3. Torniamo in diretta da Verona, abbiamo in battuta il Pini Romano numero 53 esterno centro,
colpisce questa palla in foul caricandosi del secondo strike. Pini ha avuto una base su ball, un FF2 e una base su ball ancora, quindi non ha avuto valide oggi ancora nel suo attivo. Vediamo se riesce a produrre qualcosa di più significativo. Ricordiamo ancora due strike per lui, conto. Gira questa palla, non la impatta ed è un K con swing per lui. In questo settimo inning è il primo eliminato. Aggiorniamo qua il mio piccolo conto, che questo è il settimo inning, visto che faccio solamente quello di conteggio. Questo è il primo strike su Perazzini Enrico, che anche lui non è riuscito a fare valida, una base su bolla al secondo, una base su bolla al terzo e un F3 al quinto inning. Alza questa palla nella zona di foul, non riesce non è in zona prendibile dal ricevitore, si carica del secondo strike Enrico Perazzini. Anche per lui la situazione è complicata, con due strike. Colpisce una brutta pallaccia che corre lungo la corsia, arriva in prima ed è il secondo eliminato, quindi è una L3. Una L3, adesso ricomincia il giro, ricomincia il line-up per la New Rimini. Abbiamo Baro Engel che col numero 56, stasera anche lui non riesce a fare valide, oggi pomeriggio. Un'eliminazione del primo inning 5-3, una base su ball, un F9 e una linea sempre 5-3, non riesce a produrre nulla di significativo per la squadra oggi. Sta nella base su ball al secondo inning, no? Qualcosa di significativo. Base su ball, io anche se no la conto sempre come una base gratis, quindi è una conquista molte volte. Prima palla strike che guarda, quindi un ball, uno strike il conto su Baro. Alza questa palla, una palla che casca sulla seconda base, quindi un F, ancora brutta prova, un F4. Una brutta prova per Baro ed è il terzo eliminato, quindi si conclude qui il settimo inning in attacco per la New Rimini, il punteggio resta inalterato 6-3.
Torniamo in diretta per questo settimo inning a parte. Abbiamo Mondo Marco che ha fatto un singolo, ora abbiamo De Boni Filippo colpito e in base su colpito una brutta ripartenza in questo settimo inning. Visita da parte di Dorian Castro al lanciatore che probabilmente va a sincerarsi, è rilevato da Dorian Castro. Andiamo in pubblicità in attesa di capire chi salirà sul mondo. Allora, cambio sul monte di lancio per la New Rimini, abbiamo Gianluca Tognacci che rileva Filippo Baldassarri, che non ha esordito bene in questo settimo inning con un singolo e una base sul colpito. Ora abbiamo Mosconi a Leonardo, numero 55, esterno centro del Verona. Bunt proposto. La palla è ball, giudicata dall'arbitro. Mosconi Andrea ha avuto una base su ball, un F5, un F7, attualmente come quindi un quarto turno per lui in questo momento nel box. Prima ha fatto un tentativo di bunt, vediamo un po' cosa succede. Primo strike preso, ritira il bunt ma è strike, quindi si carica del primo strike. Mosconi Leonardo, vediamo se riproporrà ancora
a battuta corta o comunque il bunt per l'avanzamento dei due uomini che sono attualmente in base. Una palla che colpisce il ferro, fa un rumore infernale. Foul, questo secondo strike, quindi in teoria non dovrebbe riproporre più il bunt, ma a discrezione del manager sicuramente se glielo richiede lo può rifare. Solo che se la palla finisce in foul come adesso è eliminato. Vedremo quale gioco di squadra sarà proposto dal manager del Verona. È un K, è un K. K o swing ed è il primo eliminato. Ricomincia la NAP del Verona, scusate, Bonamini Andrea, numero 2. Eliminato al volo e è il secondo eliminato e si muove sull'avanzamento, quindi è salvo per scelta difesa, salvo Bonamini per scelta difesa, ma viene fatto l'out dell'uomo in terza base e quindi 2 out per il Verona, si ritrova ancora con 2 uomini in base. E adesso abbiamo Rampo Elia che ha un F7, un F8, un K con swing e un K con swing ancora, quindi non ha valide il suo quinto turno nel box oggi pomeriggio. La prima palla è un ball che a Marco riesce a trattenere Bacelli, però viene colpito sopra al quadricipite nel rimbalzo. Quindi primo ball per Rampo Elia in questo settimo inning della parte bassa, in cui ci sono 2 out e 2 uomini in base, prima e seconda base per il Verona. Palla ancora per terra, quindi ancora ball. Non certamente riesce a girare queste palle che toccano per terra prima del piatto, quindi probabilmente l'effetto a Gianluca Tognacci non riesce per un tipo di palla che sicuramente voleva lanciare. Ora ha 2 ball il conto su Rampo Elia. Colpisce questa palla in foul a destra, si carica del primo strike, quindi 2 ball, 1 strike il conto. Tornano gli uomini sul cassacchetto di prima e seconda base. Ancora un ball basso esterno imprendibile per il battitore. Quindi 3 ball, 1 strike, molto importante non concedere basi gratis per non complicare la vita alla difesa. 3 ball, 1 strike il conto su Rampo Elia. Alza questa palla ed è una valida, però arriva la palla molto, niente da fare, punto, valida, singolo per Rampo Elia, è il primo singolo e RBI.
Quindi si aggiorna il punteggio. Abbiamo un 6-4 attualmente per 4 per il Verona, 6 per l'Annu Rimini. In questo settimo inning abbiamo un uomo in prima, un uomo in seconda base. 2 out. Ancora palla per terra. Tognacci non gli viene qualche cosa perché il palle per terra, sempre palle per terra, c'è qualcosa che non va. C'è qualche effetto che probabilmente non si materializza. Colpisce la palla in foul a destra, si carica di questo strike, un ball, uno strike il conto su Orash Andrea, che ha fatto un singolo nel primo inning, una base su ball al terzo, un F5 al quarto e una base su ball al sesto. Ball chiama l'arbitro, sembrava tanto uno strike, sta di fatto che ball, 2 ball, 1 strike il conto, 2 out. Gira questa palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike, 2 ball, 2 strike il conto sul numero 10 Orash Andrea, che ha fatto un singolo al primo inning e poi base su ball F5, base su ball. Ancora una palla esterna, troppo esterna per essere chiamabile strike, quindi 3 ball, 2 strike, conto pieno, 2 out, tutto l'albero acceso come si dice. Tempo chiamato dal battitore. Foul ancora a destra, nulla di modificato, sempre conto pieno, 3 ball, 2 strike. L'arbitro chiede le palline. Tornano gli uomini sul sacchetto di prima e seconda. Base su ball per Orash Andrea, quindi è la terza base su ball per Andrea Orash che prende in questa gara. Ora abbiamo Martignoni Andrea che ha avuto un singolo al primo inning, una base su ball al terzo, un salvo su errore al quarto e un'eliminazione sulla linea 4-3 al sesto inning e ora si ritrova al settimo, al suo quinto turno nel box. Mancino, come vedete, palla ball interna, la prima palla, questa palla è uno strike, un ball, uno strike il conto. Sicuramente in un momento di difficoltà la difesa dell'Annu Rimini, con tutte le basi occupate.
Aia. Questa palla fa molto male, arriva in fondo, entra un punto, entrano 2 punti, entrano 3 punti. Allora, adesso c'è il terzo eliminato e vediamo se... Allora, lui ha fatto un doppio. Lui ha fatto un V2 con eliminato in terza e ha fatto 3 RBI. Ha fatto 3 RBI secondo me. Cosa decideranno? Tre RBI gli ha dato quindi? Scusate, ma c'è stata una protesta da parte della New Rimini. Sono entrati 3 punti, quindi 7-6 il punteggio per il Verona su questa eliminazione, poi dopo in terza base, ma il risultato è che sono entrati tutti e 3 i punti, quindi il Verona al settimo inning si porta avanti, 7-6 il punteggio attuale in questo fine del settimo inning. Ora inizia l'ottavo per la New Rimini, tutto da rifare con Chacon nel pubblicità. Allora, torniamo in diretta da Verona, abbiamo il punteggio come abbiamo detto che si è aggiornato, siamo all'ottavo inning, abbiamo Chacon che prende il primo ball in questa ottavo inning. Secondo ball su Chacon. Ricordiamo Dario guarda sul monte, primo strike, quindi 2 ball, 1 strike su Chacon, che è il numero 23, esterno destro della New Rimini. Ha fatto un singolo al primo, un F9, un singolo che poi dopo è stato colto rubando e un capo swing al sesto. Quindi è il quinto turno per lui. Gira questa seconda palla nell'area di strike, ma non la impatta, quindi 2 ball, 2 strike il conto su Chacon. K con swing per Chacon, è il primo eliminato della New Rimini. Non ci voleva perché era meglio un valida o un uomo in base, però tant'è. Primo eliminato abbiamo Marco Bacelli che ha avuto un 3 su 3 e il quarto turno è stato colpito, base su colpito. Ora vediamo se il quinto turno sarà produttivo come i precedenti.
La prima palla è uno strike. Questa palla è un ball, uno strike il conto e un out. Palla ball esterna, bassa, imprendibile per Marco. 2 ball, uno strike il conto su di lui. Colpisce Marco una palla lunga che valida un doppio per Marco Bacelli, che produce un doppio al muro. Però purtroppo il risultato è così. Abbiamo un doppio, niente di male, un uomo in posizione punto. Ottavo inning, dobbiamo almeno fare un punto per riuscire a impattare la partita. Vedremo se Pulzetti riuscirà, perché per ora non ha, tranne un base su colpito e una base ball, non è riuscito a fare valide. Quinto turno per lui, anche per lui. Dai Darione. Andiamo Dario. Questo è nel centro. Allora, Pulzetti è un F8. È un F8 ed è eliminato, è il secondo eliminato. Ora abbiamo Davide Bonemei, che anche lui si è ben comportato nel box. Molto importante riuscire a fare qualcosa di positivo per portare a casa il punto con 2 out. Ci aspettiamo una buona prestazione anche in questo turno. Vediamo un po' se Davide riuscirà a fare anche in questo turno qualcosa di positivo come in quei turni precedenti. Una bella palla questa, una curva, un cambio che Pavide lascia passare nell'area di strike. Questa è una palla alta, ball, un ball, uno strike. Ricordiamo che abbiamo 2 out, quindi serve una valida per portare a casa il punto di Marco Bacelli eventualmente, o comunque l'avanzamento, insomma, con un singolo. Una matta. Dal 21 aprile al 7 luglio. Palla bassa, ball, che non trattiene il ricevitore, però la riesce a stoppare rimanendo nell'area di casa, quindi non produce un avanzamento, insomma, dell'uomo. Due ball, uno strike, ricordiamo, su Davide Bonemei. C'è un lanciatore, lui prende tempo un attimo, vedo che si è uscito un attimo dal box. Ok, tutto ritorna normale. Palla persa dal ricevitore, ma non così sufficiente per
l'avanzamento di Marco Bacelli. Dai Ciccio di dietro, su, tieni duro. Terzo ball, quindi 3 ball, 1 strike il conto attualmente su Davide Bonemei. Ball, base su ball per Davide Bonemei. Quindi ha 2 basi su ball e 3 valide, 2 singoli e un doppio Davide Bonemei. Adesso abbiamo Andrea Gabrielli che invece accidentaccio non è riuscito ancora ad andare in base né su base ball né su colpito. Abbiamo un K con swing, un K looking, un L6-3 e un L5-3. Quindi è il quinto turno per lui, ma ancora non è riuscito ad andare in base. Adesso viene sostituito da Focchi, Amedeo Focchi è la sostituzione. La prima palla su Focchi è un ball. Anche Focchi è una mazza abbastanza significativa. Purtroppo è un uomo che ormai, dico io, una certa età, ma in realtà è giovane rispetto a me, però rispetto ai compagni di squadra ha qualche anno in più della media. E quindi il ricevitore va a parlare con il lanciatore, gli racconta qualcosa, noi non sappiamo cosa, ma sicuramente lo sta incoraggiando in qualche maniera. 2 ball, ricordiamo, su Amedeo Focchi, però abbiamo 2 out, quindi è molto importante riuscire a produrre qualcosa di buono senza complicarsi la vita con cose strane. Gira questa bella palla ma non riesce a impattarla e quindi si carica del primo strike Amedeo col numero 43. Adesso lo vedremo dopo nella posizione difensiva, però normalmente sta esterno sinistro, quindi sicuramente potrà rilevare foul a destra. Quindi 2 ball, 2 strike il conto su Amedeo. Ricordiamo 2 out, in prima abbiamo Davide Bonemei e Marco Bacelli. Gioco, chiama l'arbitro. È un K con swing che non ci voleva sicuramente per la New Rimini, perché chiude l'8º inning senza punteggio e andiamo in pubblicità col vantaggio del Verona, sempre 7-6.
Abbiamo in battuta il numero 30 Nifosi Matteo, terza base. La prima palla è un ball. Colpisce la palla a destra ed è preda di Chacon che lo elimina con un F9 ed è il primo eliminato in questo ottavo inning. Parte bassa. Ora abbiamo un Piccoli Davide, numero 27, interbase. Dai Davide! Anche per lui il quinto turno nel box. Strike, un ball, uno strike il conto su Piccoli Davide. Uno su 4 per ora Davide Piccoli nel box. Gira questa palla e arriva su Tognacci che la accompagna su Baro ed è il secondo eliminato, quindi è una linea su 1-3 ed è il secondo eliminato. Ora abbiamo Mondo Marco. Mondo Marco, che anche lui è quinto turno e ha un F9, una base su ball, base su colpito e un singolo. La progressione, quinto turno nel box, 2 eliminati. Sta ancora ball, uno strike per l'arbitro. Ma lui certe palle non le chiama. Ball, strike, non le chiama. Questa l'hanno girata, è arrivata in terza e toccato l'uomo. Quindi sulla L5-3, alla via 5-3 si conclude l'ottavo inning del Verona in attacco. Pubblicità. Allora, ho vicino a me una persona che vuole salutare Lorenzo Pagani.
lascio un attimo la linea a lui. Grande Rollo, ci vediamo al draft. Ok. Spero che Rollo l'abbia riconosciuto. Ok. Benissimo, ok. Solo che a lui arriverà tra 3-4 minuti, quello che hai detto te. Perché la differita è così. Allora, abbiamo in battuta per la New Rimini Thomas Cifalinò. È l'ultimo inning, quindi molto importante andare in base per fare questo punto. Il terza base della New Rimini colpisce in foul questa seconda palla, quindi 2 strike. Questo è un ball, 2 strike su Thomas Cifalinò. Palla ball per terra, Thomas sta fermo con la mazza per fortuna. 2 ball, 2 strike, il conto su Thomas Cifalinò. Molto importante andare in base, molto importante produrre qualcosa di positivo per la squadra. Dobbiamo recuperare un punto, quindi foul a destra. Ancora in foul a destra Thomas. Speriamo vivamente in una palla valida in campo. Noi Thomas ci crediamo. 2 ball, 2 strike, il conto su Thomas Cifalinò. Bravo, bravo, una valida per Thomas. Un V1. Ora abbiamo Pini Romano, anche lui chiamato a portare almeno avanti Thomas Cifalinò. Da fare attenzione ai pick-off. Non farsi prendere in ballerina o cose simili. La prima palla è un ball su Romano Pini, numero 53, esterno centro. Dai Dario! Bunt. Viene eliminato durante il bunt l'uomo in seconda base, per cui viene eliminato e salvo su scelta difesa, quindi Pini. E adesso abbiamo Perazzini Enrico, numero 27, oppure sostituito con qualcuno, non so, vediamo un po'. Sembra sostituito da Lino Zappone. Sì, è sostituito da Lino Zappone, Perazzini.
Vediamo un po' cosa succederà. Ricordiamo che Lino Zappone è switch hitter, quindi con il lanciatore destro si posiziona nel box a mancino. Se fosse stato mancino si posizionerebbe nel box a destra. Così viene definito il suo ruolo. Palla persa, palla persa. Quando la palla è persa l'uomo è sempre salvo. Palla persa nel tentativo di pick-off. Situazione complicata per la New Rimini che si trova con un out a gestire questa difficile redazione di punto. Speriamo ancora pick-off in prima. È sicuramente veloce Pini, ma tutti lo sanno com'è, quindi lo aspettano al varco. Ball, 2 ball il conto su Lino Zappone. Molto importante riuscire ad andare a base, molto importante far avanzare l'uomo per metterlo in posizione punto. Sicuramente dal prima base non è facile. Esce dal box Lino Zappone, ma l'arbitro chiama strike. Tentativo ancora di pick-off in prima su Pini, fortunatamente salvo. Foul a sinistra, si carica del secondo strike Lino Zappone, 2 strike, 2 ball il conto. Torna Pini sul cuscino di prima. Situazione complicata per la New Rimini, chiamata a far avanzare Romano Pini per portarlo in posizione punto. Colpisce la palla a sinistra in foul, in zona di foul, quindi nulla, non era sicuramente una palla facilmente prendibile. Non so se è arrivata sulla rete, ma se non è arrivata sulla rete è molto vicina, quindi nei corridori quando corrono dopo, quando sono nel warning track, un minimo di devono guardare anche dove andare a sbattere, insomma, quindi tolgono per un attimo magari l'occhio sulla palla e la palla casca per terra. È molto difficile fare l'out se la palla non è abbastanza alta. Il risultato è sempre 2 ball, 2 strike, Lino Zappone, Romano Pini in prima base. Pini colpisce una palla al volo ed è il secondo eliminato Lino Zappone. Purtroppo nulla di significativo, un F8 è il secondo eliminato, quindi una situazione di potenziale pericolo per portare a casa il punto con 2 out è sempre più difficile l'ultimo inning per noi. No, perché sta colonna nel mezzo non mi aiuta a vedere, ogni tanto mi sposto di qua e di là, ma
Allora, Pini è sempre tenuto in prima. Dai Dario! Palla per terra, ball. Baro, ricordiamo, e lui è il sesto turno in battuta, non è ancora riuscito a fare una valida purtroppo al sesto turno. Oggi non è sicuramente una giornata buona per lui, speriamo che lo diventi. No, una palla rimbalzante. Una linea sul 6-4 conclude la partita a favore del Verona, che si aggiudica gara 1 col punteggio di 7-6. Noi andiamo in pubblicità per rivederci, penso intorno alle 20, perché sono le 7, quindi alle 20 sicuramente ci rivedremo per la seconda gara. Pubblicità.
Grazie.